E dal mare ci siamo spostati nel bunker, siamo a praticamente 15 metri sottoterra, ovvero nel garage del nostro appartamento qua a Lima. Sicuramente sentirete un po' di riverbero, vi chiedo scusa ma capite il contesto. Come potete vedere ho iniziato a smontare la Tenerona, devo cambiare il gommino che tiene l'alza cupolino, questi che sono originali Yamaha portati direttamente dall'Italia. Ne ho portati due perché come sapete benissimo le strade sono malmesse, le vibrazioni sono tantissime, quindi averne un altro per ridondanza fa sempre comodo. Dovrei cambiare anche la molletta che tiene il faro, perché se vi ricordate bene quando in Bolivia ho rotto il supporto che praticamente tiene cruscotto, faro e cupolino, ho smontato diverse volte il faro per capire da dove provenisse la vibrazione ed in certi casi anche in mezzo alla strada a 3500 metri in Bolivia. Ieri siamo arrivati con un rumore che sentivo provenire dal cruscotto, ve lo faccio sentire dando dei piccoli colpettini. Se spingo qua il rumore scompare, secondo me si dovrebbe essere allentata la vite che tiene il fanale. Vamos a verificare on the road. Togliamo il coprifaro, togliamo il gommino, ok, togliamo il coprifaro per vedere se le viti dietro sono allentate. Ora controllo il serraggio delle viti che sostengono il faro, ovvero questa e questa. Questa è tirata. Ora, siccome mi sto un po' arrabbiando, smonto il faro. Allora, il rumore non è colpa del faro, forse dalla vite che sostiene tutto il telaietto. Provo a serrarla. Ho solo questa, ci vorrebbe una prolunga più lunga, però vediamo se ci riusciamo. Non è neanche quella. Allora, dopo mezz'ora non vi ho mostrato più nulla perché, come dico sempre, a mali estremi, estremi rimedi. Ecco la Tenerona, autostrada con le carene. Ho provato a togliere di nuovo il supporto del cupolino, del cruscotto, del fanale, del todo, perché secondo me il rumore veniva da qua dentro. Ora ho ingrassato un po' il tutto, rimonto e vediamo come va. Fermi da circa 2 ore e mezza, la Tenerona è un po' ignuda. Abbiamo cercato di capire da dove venisse il problema e quel ticchettio continuo. Abbiamo fatto diversi lavori, o meglio, io ho guardato, qualcuno ha fatto. Ed anche in questo caso ne ho prese 2 per sicurezza. Ma perché vorrei cambiarlo? Se vi ricordate il fattaccio, ovvero il ribaldamento in Patagonia, avevo rotto il supporto del cupolino spezzando queste 2 alette e se vi ricordate quando siamo tornati per l'inizio della seconda stagione sudamericana l'avevo portato dall'Italia, ma Yamaha giustamente ti fornisce il supporto senza le mollette ed eventuali gommini e dadi, ovvero questi qua. Quindi noi non dobbiamo fare altro che toglierli dal supporto vecchio ed inserirli sul supporto nuovo. Ma ci trovavamo a Montevideo in Uruguay, c'era un meccanico super disponibile che voleva darmi una mano, però con questi gommini se non fai assolutamente attenzione e vai a toglierli con il cacciavite può capitare di spezzarli tra il dado e la parte in gomma con una circonferenza più grande. Vedete la filettatura all'interno con lo rottone? Arriva praticamente fino alla metà, mentre la parte di circonferenza più grande è totalmente in gomma e se non si fa assolutamente attenzione capite che si può spezzare in mezzo. E secondo voi in 1/2 gommini che cosa è successo? Detto questo, spostiamoci sulla moto in quanto mi sono accorto di un problema molto più importante che voglio assolutamente condividere in quanto lo reputo interessante. Ho tolto la carena che copre il radiatore perché dal vaso di espansione, questo qua, quando abbiamo ritirato la moto dopo 9 mesi mi sono accorto che il livello all'interno del vaso di espansione era molto al di sotto del minimo. Ma vi ricordo anche che questa moto la conosco benissimo, ho quasi 150.000 km, gli ultimi 50.000 li ha fatti in condizioni pazzesche. Comunque questo problema non si era mai presentato prima, quindi inizio a controllare bene, tra cui la zona vicino alla pompa dell'acqua per vedere se ci fossero eventuali perdite. Non voglio assolutamente pensare a situazioni più tragiche tipo la guarnizione della testata, anche perché se fosse la guarnizione della testata avrei un 50% di possibilità, ovvero veder crescere il liquido all'interno del vaso di espansione, ovviamente liquido mescolato con l'olio del motore, oppure veder diminuire il livello perché il liquido si infila
infila all'interno della camera di combustione, evaporando di conseguenza. Ma tutti noi confidiamo nella Tenerona e pensiamo positivo, quindi potrebbe semplicemente accadere quello che sto per dirvi. Seguitemi attentamente e guardate come è fatto l'impianto. Qua abbiamo il radiatore con la sua ventola, mentre qua in basso nascosta il vaso di espansione. Scusate se dico vaso invece di vaschetta, ma qua in Sud America si dice vaso ed io ultimamente ho una confusione in testa pazzesca. Andando più vicino vediamo che vicino al tappo c'è questo tubo che, se lo seguiamo, eccolo qua, comunica direttamente con la vaschetta di espansione. Questo perché sappiamo tutti benissimo che quando il motore si surriscalda il liquido presente all'interno del radiatore cresce di volume e sotto pressione defluisce alla vaschetta di espansione. Però attenzione, perché quando il motore si raffredda, per quello che potremmo definire tra virgolette sottovuoto, il liquido dalla vaschetta di espansione ritorna al radiatore. Ed ora arriviamo a quello che secondo me dovrebbe essere il problema, perlomeno ci spero. Vedete questo tappo che sembra nuovo? Troviamo una doppia guarnizione con una molla all'interno che serve per regolare la pressione e nel caso specifico questo tappo resiste fino ad 1.1 bar. Comunque importantissimo, la guarnizione con gli anni e le continue scaldate tende a rovinarsi e di conseguenza a non mantenere più la pressione. Visto che ci siamo, controlliamo il liquido all'interno del radiatore, colore, livello ok. Quindi se il tappo non lavora bene, cosa succede? Quando la moto si riscalderà, il liquido presente all'interno del radiatore ovviamente confluirà per una piccola parte all'interno del vaso di espansione, ma attenzione, perché quando la moto si raffredderà, proprio a causa del tappo che non tiene la pressione, non tutto il liquido ritornerà dal vaso di espansione al radiatore. Così può capitare che quando la moto è calda ci ritroveremo con tantissimo liquido all'interno della vaschetta, più aria all'interno del radiatore e con le scaldate successive molto liquido uscirà dal tubo di sfiato. Questo qua. Quando il liquido sarà uscito diverse volte perché in eccesso dal vaso di espansione, capiamo benissimo che con le continue scaldate ci ritroveremo con il vaso senza liquido e molta aria all'interno del radiatore. Perché appunto quell'effetto che abbiamo definito tra virgolette sottovuoto non lavora più bene ed inoltre qualcosa per evaporazione potrà uscire anche dal tappo. Spero di essere stato chiaro, ma speriamo soprattutto che il problema sia questo. Ora rimontiamo tutto perché veramente abbiamo pochissimo tempo prima di ripartire. Vi ho detto, vedete il tappo che sembra nuovo perché effettivamente è nuovo, ma non vi dico cosa ho dovuto fare per rimediarlo. Considerate che siamo a Lima, quasi 10 milioni di abitanti, sono andato nella concessionaria Yamaha migliore della città e mi hanno detto che non vedevano una Tenerona, ovvero una Super Tenere 1200, da prima della pandemia. Ed ovviamente il tappo originale non ce l'avevano. Al tipo che si occupava dei ricambi gli ho detto di controllare i codici perché magari il tappo poteva essere lo stesso di altre tipologie di moto. Qua le moto più grandi sono la Tenere 700 e la MT-09 e con i codici abbiamo visto che il tappo è lo stesso della MT-09. Ma della 09 in concessionaria ne avevano solo una. Allora io gli ho detto per cortesia, smonta il tappo sulla nuova MT-09, me lo dai, poi tu lo ordini, quando ti arriva lo rimetti e io me ne posso andare. E sapete cosa mi ha risposto? Col cazzo! Quindi ho chiesto in giro, ho fatto un giro pazzesco all'interno di Lima che, ragazzi, lo avete visto nel video del viaggio, è qualcosa veramente di allucinante e dopo mezza giornata sono riuscito a rimediare questo tappo che non è di una moto ma di un'auto. Lo abbiamo provato, l'attacco era lo stesso, importantissimo, stessi identici bar 1.1 e alla fine, dopo aver fatto scendere tutti gli angeli del paradiso, una cosa positiva c'è stata, ovvero il tappo originale Yamaha costava 177 soles, praticamente intorno ai 45 euro, questo l'ho pagato 88 soles. Forza ragazzi, l'importante è la resilienza. Tenerona riassemblata. Ho fatto anche questa prova per attaccare direttamente la Insta360 alla base dello specchietto con il classico gancio per tubolari sempre di casa Insta360. Tiene bene, sembra super solido, l'ho attaccato in basso in maniera tale da non creare una lunga leva per non rompere l'attacco dello specchietto stesso. Poi la posizione più alta l'ho raggiunta con questo selfie stick, ma ora da provare il tutto on the road per capire se l'inquadratura è giusta oppure dà fastidio anche per voi seduti sul divano di casa. E come sempre voglio condividere i miei pensieri più profondi. Credo di essere un pochino masochista perché ho quasi il piacere a lavorare in queste condizioni nelle autorimesse lontanissimo da casa, in condizioni che potete vedere benissimo perché oggettivamente mi manca il tavolo da lavoro, ma soprattutto mi manca l'attrezzatura che ho in garage in Italia. Ma più aumentano le difficoltà e più sale la soddisfazione. Forza ragazzi che lunedì si parte direzione Ecuador. E non vi nego che abbiamo un po' di
paurina. Insieme però alla Tenerona, guardate che occhi e a tanta adrenalina. Time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the